Oggi esploreremo una città sorprendente. Sembra tranquilla ma nasconde segreti, leggende e angoli unici. In questo video vi racconteremo di Treviso, un itinerario tra canali pittoreschi, ottimi ristoranti e alcuni dettagli curiosi che la rendono indimenticabile. Venite con noi nella città dove è stato inventato il tiramisù, a camminare tra i vicoli accompagnati dal suono dell'acqua che scorre. Siamo certi che vi sorprenderà ad ogni passo. Siamo finalmente tornati in Veneto, in una delle poche città che non avevamo ancora visitato. Dopo Venezia, Padova, Vicenza e Verona, eccoci a Treviso. Parcheggiamo e andiamo verso Porta San Tommaso, una delle 3 porte monumentali costruite nelle mura cinquecentesche, che racchiudono interamente il centro storico. È sicuramente la più scenografica delle 3. Iniziamo ad inoltrarci tra le vie, passando accanto alla chiesa di Santa Caterina dei Servi. Nella piazzetta di fronte troviamo una scultura dedicata a Mario Botter, restauratore che dedicò tutta la sua vita al recupero degli affreschi all'interno e sulle facciate delle case. Non a caso, la città era conosciuta anche come Urbs Picta. Non molto distante, arriviamo in uno dei suoi punti più centrali e conosciuti. Isola della Pescheria, che è questa, alle mie spalle, è proprio nel centro di Treviso ed è stata creata a metà Ottocento unendo 3 isolotti già preesistenti. È ancora oggi la sede del mercato ittico della città. Questo è uno dei rami più noti del fiume Cagnan, chiamato da tutti il Cagnan Grande. Ce ne sono altri che creano scorci unici da vedere e fotografare. Tra l'altro abbiamo notato subito che lungo i canali ci sono diversi locali che affacciano sull'acqua, ci ispirano tutti. Se attraversate Isola della Pescheria e andate verso il vicolo del Molinetto, trovate le pale del mulino ad acqua, ancora in funzione e che sono state adattate per creare energia rinnovabile, come unire le tradizioni e il moderno in ottimo modo. Non so se lo sapete, ma il mio dolce preferito in assoluto è il tiramisù e guarda caso è stato inventato proprio qui a Treviso, quindi adesso andiamo a assaggiarlo. Come potrete immaginare, ci sono diversi bar e pasticcerie che propongono il dolce e una volta all'anno si tiene anche una gara per il miglior tiramisù della città. Noi abbiamo scelto di andare da Camellia Bakery, che ha vinto il concorso un paio di anni fa. La porzione è veramente abbondante e possiamo dirlo con certezza, è il miglior tiramisù che abbiamo mai assaggiato, per il nostro gusto ovviamente. Dopo questa fantastica pausa, facciamo 2 passi verso il Ponte San Francesco. Questo angolo tranquillo del centro storico è super fotogenico. La casa che vediamo alla nostra destra ha 2 mulini ad acqua in funzione che girano lentamente. L'architettura delle abitazioni è veramente bellissima, così come la camminata lungo il canale con i salici piangenti. Sono i miei alberi preferiti in assoluto. Pochi minuti e ci troviamo in un'altra splendida zona, tra le più affascinanti di Treviso, i Buranelli. Qui le case porticate sono costruite direttamente sull'acqua. Ci sono ponticelli e passaggi stretti, fino ad arrivare in una piazzetta raccolta perfetta per fermarsi a riposare, in uno dei punti più suggestivi della città. Se vi spostate di soli 200 metri troverete Via Roggia. Una delle caratteristiche di Treviso sono gli affreschi che decorano tantissime facciate delle abitazioni. Una in particolare, questa, che viene chiamata la Casa del Boia, ha raffigurata sotto una delle finestre il simbolo di 2 alabarde. Questo starebbe a significare che qui in origine abitava proprio il boia della città. È ora di pranzo, volevamo andare all'osteria della Gigia, ma quando ci arriviamo davanti la troviamo chiusa per ferie. Andiamo così in un baccaro non distante per la perfetta combinazione veneta, spritz e cicchetti, penso non ci sia niente di meglio. E mentre noi finiamo di bere lo spritz, che ne dite di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto? E anche un mi piace al video se fino ad ora vi ha intrattenuto. Grazie! Andiamo a fare il check-in, prima di continuare con l'itinerario cittadino. Abbiamo trovato un B&B all'interno delle mura, la stanza ci piace moltissimo.
Dopo esserci sistemati usciamo e andiamo verso la nostra prossima tappa. Siamo al Museo Luigi Bailo, Galleria del Novecento. L'interno è estremamente moderno, ma conserva anche una parte dell'originale convento medievale, ora completamente restaurato. Fino a fine settembre 2025 si tiene una mostra temporanea dedicata al maestro Hokusai. Le sue opere splendide con i colori accesi vibranti ci hanno riportato con la mente immediatamente in Giappone. Ci è venuta subito voglia di tornare. Anche le opere presenti nelle sale dell'esposizione permanente sono estremamente interessanti. È uno dei musei che più abbiamo apprezzato negli ultimi tempi, ben fatto e con opere stupende. Calcolate un paio d'ore per la visita, il biglietto intero è di 13 euro. Lasciamo il museo e passiamo accanto al Duomo. Impossibile non notarlo con le sue imponenti colonne neoclassiche. L'interno è visitabile gratuitamente se volete. Prendiamo Calmaggiore, che parte proprio dal Duomo e arriva fino alla piazza principale del centro. Imbocchiamo la galleria della strada romana. In un angolo nascosto e protetto dalle abitazioni si trova la replica della Fontana delle Tette, costruita originariamente sotto la dominazione della Repubblica di Venezia. Veniva usata per distribuire vino bianco e rosso in occasione delle feste pubbliche. Il centro è pieno di palazzi degni di nota. Quello in piazza San Vito ne è un esempio, ma non ci fermiamo troppo perché ci sono ancora diversi luoghi che vogliamo vedere e la giornata sta per finire. Il tiramisù è stato inventato a Treviso a metà degli anni 60 ed è stato servito per la prima volta nel 1972 in questo ristorante. Ovviamente la nostra solita fortuna, oggi è il giorno di chiusura. Se tra di voi c'è qualcuno che vive qui e vuole dire la sua sul miglior tiramisù in città, noi ci segneremo tutti i vostri consigli per il futuro. Siamo arrivati infine in Piazza dei Signori, sede della vita culturale e sociale per i trevigiani. Di forma rettangolare circondata su 3 lati da edifici storici, quello che più ci ha colpito è il Palazzo dei 300, con il loggiato e lo scalone, restaurati perfettamente dopo i grandi danni subiti nei bombardamenti del 1944. Prima di andare a cena attraversiamo il quartiere universitario e dopo il ponte dell'università ci troviamo di fronte al ponte Dante. Qui un obelisco segna il punto in cui il Sile e il Cagnan si incontrano. La loro confluenza è citata dallo stesso Dante in Un canto del paradiso. Torniamo sui nostri passi. Abbiamo prenotato un tavolo all'Osteria Contemporanea. È all'aperto, in una via tranquilla e romantica. I primi che abbiamo ordinato erano ottimi e ci siamo trovati molto bene. L'ora blu è forse il nostro momento preferito della giornata. Giriamo ancora un po' per il centro, troviamo l'originale della fontana sotto il Palazzo dei 300 e ripassiamo dei buranelli. Con questa luce fanno tutto un altro effetto. Buongiorno, salutiamo la stanza che ci ha ospitato per stanotte e andiamo subito a far colazione. Potevamo iniziare la giornata solo con un tiramisù. Siamo in una micro torrefazione che ha un caffè fenomenale e dei dolci altrettanto buoni. E poi lo scorcio su questo tratto di canale è semplicemente bellissimo. Prima di metterci in macchina e salutare Treviso, facciamo una passeggiata sulle mura da Varco Filippini a Bastione San Marco. Guidiamo per 20 minuti e raggiungiamo Villa Emo a Fanzolo, una delle più celebri ville venete progettate da Andrea Palladio.
Il biglietto d'ingresso è di 10 euro. Anche se al momento sono in corso grandi lavori di restauro, le sale affrescate sono visitabili. E che bellezza questo ciclo di pitture! Gli archi e le finte colonne dipinte che vanno fino al soffitto fanno sembrare le sale ancora più ampie. Tutte le opere sono attribuite a Battista Zelotti, compagno e collaboratore di Paolo Veronese. I giardini sono immensi. Questo perché la villa nacque come centro agricolo produttivo, non solo come residenza nobiliare. Natura, architettura e produzione agricola connessi in un unico bellissimo luogo. Se siete in zona, vorremmo darvi un altro consiglio. Noi l'abbiamo visitato in un precedente viaggio e magari l'avete anche visto nel video dedicato a Vicenza, ma nel caso ve lo foste perso, a mezz'oretta da Villa Emo si trova il Museo Gipsoteca Antonio Canova. È un concentrato di bellezza, come poche volte ci è capitato di vedere. Non potete assolutamente perdervelo. Ultima tappa di questi 2 giorni in Veneto è Asolo. Ce l'avete consigliata talmente in tanti negli ultimi anni che volevamo vederla con i nostri occhi. In effetti, appena arrivati capiamo perché ce l'avete nominata spesso. È una piccola bomboniera. Facciamo una velocissima pausa pranzo prima di scoprire veramente il borgo. Il paese è veramente carinissimo. I portici di via Browning ci conducono fino alla caratteristica fontana Zen, che prende il nome da un'antica casata nobiliare. Tornati in piazza Garibaldi, passiamo accanto alla fontana maggiore, per poi inoltrarci tra le strade del centro. Asolo è stato chiamato da Carducci il paese dai 100 orizzonti per la sua posizione in cima ad una collina e per tutti i panorami che offre in giro per il centro. Secondo noi il più bello sicuramente deve essere in cima alla Rocca, peccato che in settimana è chiusa, apre solo il sabato e la domenica. Quando sarete qui non dimenticate di visitare il castello della Regina Cornaro, aperto tutto l'anno e a ingresso gratuito. La vista sul paese da qui è strepitosa. E con queste immagini del nostro caro drone noi vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi anche in questa esplorazione. Grazie per il vostro supporto e la vostra gentilezza. Qui a destra, se volete, potete continuare a guardare uno dei nostri video, magari scoprire un itinerario insolito a Venezia se vi va. Noi ci vediamo come sempre tra 2 venerdì. Riposatevi se potete e prendetevi sempre cura di voi. A presto, un abbraccio. Ciao! Ciao ciao!